1 giugno 2026. Come va? Oggi? Ponte? Io a casa mi riposo. È stata veramente tosta. In confronto, le altre esperienze con l'MDMA sono state una passeggiata, però sono riuscito a non andare nel panico, come invece mi aspettavo. Ho avuto il coraggio di affrontare la paura, anche se, a dire il vero, non me ne sento tutto il merito. Per cui posso essere contento di come è andata. L'insegnamento che è arrivato è questo. Per trovare il mio centro devo imparare a sentire di più. Devo distinguere quando una cosa la penso e quando invece la so, perché la sento. Posso considerare tutto quello che ho provato nel viaggio come un allenamento a questo scopo. La prima sera ti ho scritto sopravvissuto perché ci sono voluti sia Clara che Joe, i conduttori della cerimonia, per farmi tornare. Sono stati bravi, io volevo restare lì, nel torpore, secondo me stavo bene, ma oggettivamente non era proprio così. Mi hanno fatto rendere conto di questo e quindi ho assecondato quello che mi chiedevano di fare. Ho vomitato, ho pianto e dopo mi sono ripreso. Ho dormito poco e a singhiozzi. La mattina mi sentivo peggio di uno schifo, fossi stato lì da solo, penso sarei andato via. Cercavo di riposare e mi svegliavo più stanco di prima. Poi ho scritto della sera prima. Ci hanno fatto fare dei lavori di integrazione e qualcosa è cambiato. Ho accettato di prendere mezza dose e alla fine il rapè, di cui avevo terrore. Effettivamente, in conclusione di questo secondo giro, era come mi dicevano. Ero più riposato di come ero stato per tutto il giorno. Concretamente il mio viaggio, ognuno fa un'esperienza diversa, è stato un dialogo immaginario con la sostanza. Per gli indios la pianta ha uno spirito ed è lei che da dentro ti porta gli insegnamenti. Mi sono raccomandato a lei con tutto il cuore, che fosse gentile. I canti della cerimonia mi ricordavano una ninna nanna e mentre saliva l'effetto ho immaginato che questa mamma si prendesse cura di me. Non ho deciso chi fosse lei, se lo spirito della pianta o la mia mamma che mi ha lasciato da poco o una presenza archetipica. Ad occhi chiusi, se aprivo gli occhi, arrivava la paura. Le ho chiesto se fosse con me, di proteggermi. Ho immaginato mi dicesse sì, e quando l'ho fatto ho sentito dentro è vero. Questo mi ha dato pace. Sentivo tutti i rumori, i bisbigli, le voci, come fossero vicinissimi, tridimensionalmente tutto intorno a me. Se restavo immobile, concentrato su questo, ero al sicuro, con la mia mamma, provavo pace, anche se era molto faticosa quella concentrazione. Quando c'erano delle pause di silenzio, o dovevo muovermi perché stavo troppo fermo, o mi distraeva qualche pensiero, mi sentivo perso. Torna da me, ascolta, immaginavo mi dicesse. Allora stavo bene e la ringraziavo sinceramente. Come delle ondate, a volte arrivava una intensità enorme. I tamburi mi facevano paura, sentivo di scomparire, travolto. Mi ripeteva di ascoltare, che ero al sicuro, anche quella forza mi serviva. Non era bello? Allora era come se mi tenesse la mano sorridendo, davanti a dei fuochi d'artificio. Le ho chiesto perché. Il mio intento era trovare il mio centro, per essere meno in balia delle cose che a volte mi fanno star male, a volte bene, che mi serve questo. Mi è arrivato a sentire, ed era chiaro ed illuminante per me cosa intendesse, di ancorarmi alla profonda concretezza delle emozioni per navigare la vita. Non so quante ore fossero passate. È stata lunghissima, 8, ho calcolato poi. La cerimonia andava a concludersi con il rito del rapè. Sarei voluto andare a dormire direttamente, portarmi quel confortevole torpore dietro e riposare. Volevo restare nell'abbraccio con la mia mamma. Lei mi ha detto che potevo, che va bene. L'avrei fatto l'indomani, ma che se insistevano, dovevo. Clara era venuta da me perché non lo volevo fare. Mi parlava, mi diceva: "Dove sei?" Io la guardavo, le dicevo che era tutto ok, stavo bene, ero lì, ma anche un po' là, nella musica. Provava a toccarmi il torace, le mani, mi diceva: "Le senti le mani?" Mi diceva altre cose, ma non le capivo. Effettivamente non era normale vederla parlare, sentire i suoni delle parole e non trovarci un significato.
per cui mi son fatto forza e mi son tirato su a sedere come mi chiedevano. È arrivato subito un sudore freddo, un calo di pressione, poi il vomito, poi il dolore e il pianto. Perché dovevo svegliarmi? Non volevo lasciarla, non volevo tornare. Il secondo giorno sono entrato più pronto ad accettare che mi avrebbe potuto portare quel malessere, le vertigini e la nausea. Sono stato più ad occhi aperti, più partecipe a quello che accadeva nella stanza. L'esperienza è stata meno intensamente psichedelica, in parte mi sembrava di cercarla simulandola. È ricominciato il dialogo immaginario e anche l'ascolto ad occhi chiusi, come il giorno prima. Mi facevo guidare e seguivo le indicazioni, se sollevarmi o stare più sdraiato, quando bere. Questo affidarmi, non essere io a valutare e scegliere, mi dava un senso di gratitudine intensa. Questa gratitudine si è spostata alla mia amica che mi aveva portato lì, e da lei, in rassegna, verso tutti gli amici che mi venivano in mente, i miei genitori, la mia compagna. Poi verso lei in una sorta di preghiera che coinvolgeva le immagini evocate dai canti, la medicina, la cura, madre terra. A metà della serata Joe si era raccomandato. Dovevo andare a parlare da lui alla chiamata della seconda toma. Sentivo l'effetto un po' calato, quindi pensavo di prenderla. Lei mi diceva di prenderla. Quando pensavo di aver scelto io, comparivano subito il dubbio e l'ansia. Dubbio e ansia che sparivano in un istante, non appena decidevo che l'avesse detto lei. Era come switchare tra la modalità del cervello e quella del cuore. Ho preso una dose molto piccola. Lei mi incoraggiava, mi diceva che ero forte ed io mi sentivo proprio così. Era fiera di me e questo mi commuoveva di gratitudine. Mi ha fatto alzare, cantare e massaggiarmi il corpo, le mani, il viso. Ho immaginato che il giorno prima fosse stato come un parto. Ora ero un bambino che cresceva, sostenuto con amore nello sperimentare il mondo. Quando dopo mi sono chiesto se bere o no, lei mi ha risposto: Tu che dici? No, non mi serve, ho detto. Bravo, mi risponde. Anche per il rapé è stato come per la seconda toma. Si avvicinava la chiamata ed ero tentato di evitarla. Ne avevo bisogno molto meno del giorno prima. Ma se tornavo al fatto che era stato deciso diversamente, allora tornavo sicuro. Sul lato opposto della stanza vedevo le persone avere reazioni molto forti. Dal mio lato, invece, ero contento ci fosse Clara a somministrarlo. Avrei voluto essere in ordine prima della mia amica. Dalle considerazioni del pomeriggio avevo capito fosse molto difficile per lei accettare di farlo. Alla fine lei ha saltato. No, però sì, ho detto a Clara al mio turno. Come sempre è stata dolce e rassicurante nelle indicazioni. Ho respirato il tabacco nella prima narice e il bruciore è salito dritto al cervello. Ho aspettato qualche attimo in più prima di farlo nell'altra. Tutto sommato era un fastidio intenso, ma è passato presto. Poi lei mi accompagnava. Quando bere, nello star dritto con la schiena, nel dirmi bravo, la gratitudine si è spostata verso il corpo, che il rapé porta ad attivare per tornare a radicarsi nella realtà. Ma non mi arrivava così evidente. L'unica presenza era il dolore al ginocchio, per la posizione scomoda. Sentire il ginocchio così chiaro ha acceso un altro impulso di gratitudine. Quella cosa, che prima avrei trattato come un fastidio di una impersonale parte meccanica, era invece presenza. Lui c'era e comunicava con me. Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.